Spesso, anche se si parla bene l'italiano, o comunque ci si arrangia, si parla in maniera poco naturale, artificiale. Ecco perché in questo video vi darò 8 trucchetti per parlare italiano in modo più naturale, espressivo, idiomatico, proprio come in madrelingua. E non dimenticate di restare fino alla fine del video per un esercizio di ripasso del contenuto. Io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Prendete carta e penna. Prima di tutto, qualcosa che sicuramente sapete se studiate italiano da un po' di tempo. Noi italiani, quando parliamo, generalmente non usiamo mai il pronome soggetto. Io, tu, lui, per intenderci. Non si dice si o mette, quasi sempre. Se c'è, è lì per una ragione in particolare, magari perché abbiamo bisogno di esprimere un contrasto, un confronto. Io vado al mare, lui va in montagna. Oppure solo per enfatizzare. Chi sarà alla porta? Vado io. Non andate voi, per esempio. Vado proprio io. Ma a parte questi casi, i pronomi soggetto non li vedrete mai in italiano, né li sentirete. Ad esempio, domani andiamo al cinema. Chi è il soggetto? Noi, ma lo capiamo già dalla desinenza del verbo. Non abbiamo bisogno di aggiungere altro, di aggiungere il pronome noi. Stasera usciamo con gli amici. Io resto a casa, sono stanca morta. Nella prima frase si parla in generale, usciamo, noi. Ma la persona nella seconda frase vuole essere molto chiara. Lei non si unirà a loro perché è stanca, quindi usa il pronome. Di conseguenza, anche voi, se volete suonare più italiani, più naturali con la lingua, omettete i pronomi soggetto, ma ricordate di usarli in quei casi specifici. Altro trucchetto, qualcosa che vi consiglio di imparare da subito perché vi accompagnerà per sempre lungo il vostro percorso di apprendimento dell'italiano. Le collocazioni o espressioni fisse. Sono praticamente delle combinazioni di parole diverse dai modi di dire, che spesso hanno un significato idiomatico, metaforico. Ad esempio, fare colazione. Dovete imparare non soltanto come si dice colazione in italiano, no, dovete impararla con il suo proprio verbo. Fare colazione o prendere una decisione, dare un'occhiata, fare un salto, avere un dubbio, un silenzio assordante, innamorarsi perdutamente, pioggia torrenziale, avere una fame da lupi, freddo pungente e così via. Se volete parlare come un vero italiano, dovete scegliere il verbo appropriato o comunque la combinazione di parole corretta.
Graziana, ma se io dico ho avuto colazione questa mattina invece di ho fatto colazione, gli italiani mi capiscono comunque? Sì. Il punto qui è che all'orecchio di un madrelingua suona un po' strano, ancora comprensibile, ma non così naturale. Quindi ogni volta che cercate una parola, ad esempio fame, vedete se sul dizionario ci sono per esempio delle collocazioni e imparatela così. È più facile anche da ricordare rispetto alla singola parola, perché almeno avete un po' di contesto. Altro trucchetto, se volete parlare in modo naturale in italiano, come in madrelingua, è usare dei segnali discorsivi. Cosa? Vi leggo questo dialogo. Ma hai deciso dove andare in vacanza? Dunque, stavo pensando alla Sicilia. Scusa, ma non ci sei già stato l'anno scorso? Beh, sì, però mi era piaciuta tanto. Sì, ma non volevi vedere posti nuovi? Ma, insomma, dipende. Nel senso, la Sicilia è grande, cioè, come dire, ci sono ancora tante cose da vedere. Capisco. Vabbè, fammi sapere quando decidi. Dunque, queste paroline, queste espressioni come ma, dunque, scusa, nel senso, cioè, vabbè, a volte aiutano davvero l'ascoltatore a orientarsi nella conversazione. Ad esempio, quando io dico ma hai deciso dove andare in vacanza? Quel ma fa capire all'altra persona che sto per fare una domanda. Dunque, introduce una riflessione. Dunque, stavo pensando alla Sicilia. Scusa, serve per interrompere gentilmente. Scusa, ma non ci sei già stato l'anno scorso? Beh, ma indica che non siamo completamente d'accordo con quanto viene detto o che stiamo esitando un po'. Vabbè, serve a concludere o a cambiare argomento. Nel senso, cioè, servono per spiegarsi meglio. Insomma, quando parliamo con una persona, soprattutto al telefono o dal vivo, abbiamo bisogno non soltanto di dare le informazioni all'altra persona, abbiamo anche bisogno di darle delle indicazioni, perché queste paroline fanno già prevedere all'altra persona cosa stiamo per comunicare. Quindi capisco che non sia facile usarle in modo naturale, soprattutto se non esiste un corrispondente nella vostra lingua, ma è molto importante che le usiate. Il mio consiglio è cominciare solo con un paio, 2, 3. Iniziate a integrarle nelle vostre conversazioni e poi via via aggiungetene delle altre. Prossimo trucchetto, che è il mio preferito. Questo fa veramente la differenza con il vostro italiano. Le frasi marcate. Di che cosa sto parlando? Noi italiani, quando facciamo conversazione in maniera naturale, tendiamo a modificare l'ordine
tradizionale delle parole all'interno di una frase. L'ordine standard sarebbe soggetto, verbo, oggetto. Ma questa non è abbastanza enfatica nell'italiano colloquiale, nell'italiano parlato. Ad esempio, hai comprato il pane? Tu, soggetto, hai comprato, verbo, il pane, oggetto. Questa frase è normalissima, la si sente anche spesso, ma nelle conversazioni con i nostri amici, nelle conversazioni più naturali, è molto probabile che invece di questa frase voi sentiate qualcosa come l'hai comprato il pane? Qual è la differenza qui? In questa frase è stato aggiunto un elemento ridondante, un elemento non necessario, l'apostrofo, che sarebbe lo. Lo hai comprato il pane? Cosa fa questo elemento? Anticipa l'oggetto alla fine. Grammaticalmente la frase non è proprio perfetta, ma è molto naturale nelle conversazioni. Perché lo si fa? Generalmente solo per dare enfasi, per dire all'altra persona: hey, il punto chiave qui è l'oggetto, te lo anticipo, quindi fa attenzione quando menzionerò l'oggetto. L'hai comprato? Subito voi vi concentrate. Cosa? L'hai comprato il pane? Ah, il pane. Oppure ancora: ehi, l'ho chiamata tua sorella. Ci sono stata a Napoli. Credetemi, noi italiani utilizziamo queste strutture continuamente. E adesso vediamo un altro trucco importante per parlare italiano in modo naturale. Imparare in modo naturale. Imparare nel contesto, integrando con un po' di grammatica, in modo crescente, con difficoltà crescente. E a questo proposito devo parlarvi del nostro nuovo libro, Il Principe Marco e le parole del mondo. Una storia a difficoltà crescente. Nel primo capitolo le strutture, le parole sono di livello A1. Poi man mano i capitoli aumentano di complessità e l'ultimo capitolo ha un livello C2, a livello di grammatica, a livello di strutture di vocabolario. Ogni capitolo presenta la storia, una serie di esercizi e, udite udite, un ripasso grammaticale. Per ogni capitolo ci sono degli argomenti di grammatica da rivedere, da studiare, e io vi fornisco la spiegazione grammaticale e più esempi. Qual è un po' la trama? Marco è un principe che non ha voglia di studiare le lingue straniere, ma viene costretto a fare un giro per il mondo, a incontrare altri principi, altre principesse, con altre lingue, altre culture, parole intraducibili. Cosa succederà a Marco? Cambierà idea? Lo lascio scoprire a voi. Se volete acquistare il nostro libro, potete passare da questo link, e cioè lernamo.com/principemarco/. Detto questo, prossimo trucco per parlare italiano in modo naturale. Usare tante
Espressioni idiomatiche. Le espressioni idiomatiche sono un po' complesse da capire all'inizio, perché il loro significato non è immediato, è piuttosto metaforico. Ma una volta che le conoscete, vi consiglio vivamente di utilizzarle, perché noi lo facciamo sempre. Ad esempio, se avete un appuntamento con qualcuno, ma quella persona non si presenta all'appuntamento, invece di dire "Ah, lui non si è presentato", potete dire "Ah, lui mi ha dato buca". Dare buca a qualcuno è molto più naturale, divertente. Oppure, se avete fatto un casino a cui non si può rimediare, invece di dire "Oh no, ho fatto un casino irrimediabile", potete dire "Ah, la frittata è fatta". Invece di dire "è facilissimo", potete dire "è un gioco da ragazzi". Invece di dire "è economico", potete dire "costa 2 lire". E noterete la sorpresa, la meraviglia negli occhi delle persone a cui rivolgete queste espressioni idiomatiche. E per me sono molto molto importanti. Non a caso ho realizzato moltissimi video proprio sulle espressioni idiomatiche e in particolare non molto tempo fa ne ho registrato uno con tantissime di queste e ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione, così dopo aver guardato questo video potete passare da quello. Il prossimo trucco dovete prenderlo con le pinze, cioè fate molta attenzione al contesto in cui lo usate, con chi lo usate. Sto parlando del periodo ipotetico informale. Sappiamo tutti come si forma il periodo ipotetico, no? A parte quello di primo tipo, che si forma con se più presente indicativo e poi presente o futuro indicativo o imperativo, tutti gli altri si formano con se più congiuntivo e poi condizionale. Bene, nelle conversazioni più informali, nella vita di tutti i giorni, è possibile che voi non sentiate congiuntivo e condizionale nel periodo ipotetico, ma che sentiate piuttosto l'imperfetto indicativo. La festa è stata bellissima. Se sapevo, venivo anch'io. Quale sarebbe la forma corretta qui? Se l'avessi saputo, sarei venuta anch'io. Periodo ipotetico di terzo tipo. Molti italiani nelle conversazioni informali userebbero piuttosto l'imperfetto indicativo. Se sapevo, venivo anch'io. Vi suggerisco di farlo se studiate italiano per lavoro, perché dovete superare un esame di certificazione, qualcosa di ufficiale. Dimenticate questo punto. Ma se il vostro obiettivo è chiacchierare con gli italiani, se in quel momento non vi viene la forma del congiuntivo o del condizionale, allora va bene. Potreste usare anche questa. Nel dubbio, voi provate a usare il periodo ipotetico corretto. È meglio essere troppo formali che troppo informali. I prossimi 2 trucchetti sono molto simili tra loro, e cioè entrambi
riguardano il desiderio di esprimere emozioni, sfumature quando si parla. Il primo di questi riguarda l'utilizzo di tutti i diminutivi e gli accrescitivi, proprio per esprimere sentimenti, sfumature emotive. E devo dire, molti studenti si dimenticano di questi, ma noi italiani li usiamo continuamente. Ad esempio, invece di dire prendiamo un caffè, diciamo caffettino? Invece di dire mi fai un favore, diciamo mi faresti un favorino? Invece di dire lui è molto pigro, diciamo è un pigrone. Accrescitivi significa tanto, diminutivi significa piccolo, poco, carino. Che librone devo leggere per l'università? Ahimè, così grande. Molto simile a questo trucchetto, come dicevo prima, è il dativo etico. Il dativo etico è un pronome personale, mi, ti, ci, che viene aggiunto a una frase, non per indicare il destinatario, chi riceve l'azione, no, ma per esprimere la partecipazione emotiva di chi parla o ascolta. Se io dico, ma che mi combini? Che mi combini? Non ti sto chiedendo solo cosa tu stia facendo. Sto sottolineando la mia partecipazione emotiva. Sono preoccupata, sono confusa e lo esprimo. Stammi bene. Io ti dico, per favore, prenditi cura di te stesso, di te stessa, fallo per me. Aggiungo la mia partecipazione emotiva. Io tengo molto a te, non voglio che ti accada nulla. Stavo passeggiando e indovina chi ti incontro? Tu non eri con me, tu non eri il destinatario della mia azione, ma voglio renderti partecipe nel mio discorso. Credetemi, anche questo è molto utilizzato dagli italiani. Provateci ancora e ancora. Imparate delle strutture fisse come che mi combini, indovina chi ti incontro e provate prima di tutto a inserire queste nella vostra conversazione e poi pian piano sforzatevi di usare il dativo etico in generale, più spesso anche con altri verbi. Per saperne di più proprio sul dativo etico, vi consiglio di dare un'occhiata al video dedicato solo a lui che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Invece per ripassare tutto questo che abbiamo visto in questo video, potete passare dal nostro sito web lernamo.com. Nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, potete digitare quello che vi serve e vi comparirà l'articolo dedicato, più approfondito, con più esempi, curiosità. Alla fine ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast da scaricare, ascoltare dove volete, quando volete. Siete pronti per l'esercizio di ripasso e dovete scegliere quello giusto da inserire in ogni frase. Tra ma, allora, cioè, vabbè, scusa. Per fare la carbonara ti servono uova, guanciale e pecorino. Secondo me
non è una buona idea. Volevo dire che non posso venire. Se non ti va, non importa, facciamo un'altra volta. Ma non avevi detto che partivi domani? Vi lascio ancora qualche minuto per pensare e vi ricordo intanto, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter, perché così potete essere aggiornati su tutti i contenuti di Learnamo, ricevete una notifica quando pubblico un nuovo video. A questo proposito ci sono anche i nostri gruppi Instagram, Telegram e WhatsApp. Ricevete degli aggiornamenti, delle curiosità ogni settimana e ricevete anche degli episodi di una storia in base al vostro livello di italiano, con le avventure dei personaggi, esercizi, ripasso grammaticale. Tutto questo è gratis. E adesso, soluzioni. Allora, per fare la carbonara ti servono uova, guanciale e pecorino. Allora, per cominciare un pensiero. Ma secondo me non è una buona idea. Sono un po' scettica. Cioè, volevo dire che non posso venire. Chiarisco. Vabbè, se non ti va, non importa. Facciamo un'altra volta. Scusa, ma non avevi detto che partivi domani? Faccio una domanda perché ho una perplessità. Com'è andata? Quante ne avevate indovinate? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere quanti di questi trucchetti già utilizzate nelle vostre conversazioni quotidiane. Non dimenticate di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile. Io vi saluto e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto.